Buongiorno! Buongiorno! Stamattina io e Giada partiamo per un'escursione. Lasciamo i maschi qua. Che devono lavorare. Esatto, così vi fanno delle piccole riparazioni e altre cose. E noi andiamo a farci una bella passeggiata su quella montagna lì di fronte. Castello di Santa Caterina, là sopra. Si parte? Si parte. Pronti? Si parte! Via! Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get where you're looking. E qui siamo allo stabilimento della Tonnara di Favignana. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. E ora iniziano le scale. Dopo un po' di strada asfaltata si comincia a salire. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine. Wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new. And now wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your enmity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe. Eccoci arrivati sulla cima del castello di Santa Caterina. Percorso non esageratamente complicato, 300 metri di dislivello, un'oretta di cammino, un po' ripida in alcuni punti, ma fattibile. Ora sono a riparo dal vento perché sta soffiando uno scirocco abbastanza forte e sarà anche un po' complicato poi uscire con la barca, dobbiamo trovare un riparo, probabilmente Calarossa, e fermarci lì perché poi il vento è abbastanza impegnativo oggi. Quindi dai, pochi minuti e poi ritorniamo giù dai nostri ometti che ci aspettano in barca. Ciao, siamo ancora vive? Slay clean, wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close. Oggi per pranzo andiamo di street food. Panino col tonno, panino col polipo e panelle e birra, che non manca mai. Buon appetito. Eccoci quindi qua sul molo di Favignana. Questa è l'immagine che abbiamo della baia e del porto di Favignana con le due tonnare. Abbiamo la prima tonnara che è qua, la seconda tonnara, quella più imponente, più importante, più grande. Su in cima tra le nubi dello scirocco c'è il castello di Santa Caterina. Gli ormeggi da Favignana c'è un po' di vento e quindi sono tutti presi nelle manovre. Abbiamo gli ormeggiatori che verranno giù col gommone per farci uscire. Ciao ragazzi, ci vediamo la settimana prossima. Betty invece è nelle manovre a paura. Trappa. Aspettiamo il comando. Sì? A sinistra in acqua. Sì? Libero. Ci vediamo. Ciao! Alla prossima. Là costeggiamo di nuovo la Tonnara. Il castello dove siamo state questa mattina è lassù, è tutto nuvolo. E adesso andiamo a Calarossa. Non continuare.
Ogni tanto un uomo che lavora. Un uomo? 2. Come mai non dici niente? Si gira. 2 miglia e mezzo e dove siamo arrivati? Cala Rossa, la famosissima e pubblicizzatissima Cala Rossa. C'è un vento della Madonna. È un po' grigio il cielo oggi, quindi il colore dell'acqua non rende proprio. Appena spunta il sole poi vi farò vedere davvero la bellezza del colore di quest'acqua che è stupenda. Questo grigio, questo venticello non invoglia proprio fare il bagno, però vediamo magari più tardi se è in calo, dovrebbe calare in serata, magari ce lo possiamo fare. E che si fa in barca in un lunedì pomeriggio con vento forte da scirocco, noi fermi in una baia all'ancora? Cosa facciamo? Manutenzioni. L'abbiamo fatte finora. E poi? E poi pesto. Pesto? Abbiamo preso basilico, aglio, pinoli, parmigiano, va bene, ci vorrebbe il sardo, comunque andiamo bene col parmigiano, il sardo qui a Favignana non l'abbiamo, e naturalmente olio ligure. E adesso prendiamo anche un po' di sale che ci manca. Brava. Ripetiamo l'operazione, mettiamo altre foglie di basilico. Pinoli. Che fatica fare il pesto, proprio vero, che tra un po' diventa buio pesto. Eccolo qua, il nostro pesto che adesso andiamo a riporre in frigorifero e più tardi ci condiremo la nostra bella pasta. Lo assaggio, poi nel cucchiaio non lo rimetto dentro. Manca un pizzico di sale, ma quello lo si aggiunge. A dopo per il risultato finale con la pasta. Quindi adesso questo pesto? Provalo. Siete voi che dovreste dirci qualcosa, perché noi... Com'è? Una crema. Una crema. Matteo? Ottimo. Bene, adesso lo assaggio anch'io, allora. Buon appetito. Però a questo punto noi, basta video, mangiamo e ci gustiamo questi ottimi gnocchetti tricolori al pesto. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani. Ciao! Buongiorno, appena svegliata, sono quasi le 8 del mattino, Cala Rossa e c'è un tempo stranissimo. Guardate la nebbia che sta arrivando. Non si capisce proprio che cosa stia succedendo. Oggi sono previsti giri di vento perché da
lo scirocco che c'è stato fino a stanotte e tuttora permane, non così forte ma permane, dovrebbe girare da ovest il vento, ossia dalla parte da cui arriva la nebbia, quindi vedremo cosa succede, insomma, strano, quindi vedremo un po' come muoverci e cosa fare. Umidità altissima, infatti il tech della barca è completamente bagnato, idem i tappetini. E via, partiamo, lasciamo Cala Rossa. Amo, non fare scendere giù se puoi quelle foto. Eccoci che la nebbia è passata finalmente e abbiamo lasciato Cala Rossa, lato nord-ovest dell'isola di Favignana, e ora la stiamo costeggiando lungo il lato nord per raggiungere invece l'altra isola delle Egadi, ossia Marettimo, che l'abbiamo a una distanza da Cala Rossa di circa 14 miglia, quindi un paio d'ore di navigazione e ci siamo. Al momento abbiamo leggero vento da ovest, il cielo si è aperto, sta splendendo il sole e procediamo a nuotare. Pelin, siamo in mezzo alla nebbia. Fortuna che abbiamo il radar, vero Betty? Eh sì. Infatti adesso vado giù a controllare il radar, tanto su ci sono loro, ci sono i ragazzi. Vabbè. Capita anche questo durante l'estate di Sailing Ronic. Situazione fantoziana, non si vede assolutamente nulla, la nebbia è fittissima, tanto che le barche di fianco stanno usando la trombetta, ossia questo suono, il corno, che viene utilizzato solamente proprio in queste condizioni di nebbia di scarsa visibilità. Tendenzialmente viene usato nel nord Europa, dove comunque le nebbie sono un po' più frequenti, non certo in Mediterraneo. Eppure oggi stiamo arrivando a Marettimo, mancheranno ancora 5-6 miglia. Ecco, non so se avete sentito il suono del catamarano vicino che suona la sua trombetta. Abbiamo 5 miglia a Marettimo, però purtroppo l'isola non si vede perché adesso la visibilità è a non più di 100 metri, 100-150 metri. Non oltre. Navighiamo a vista, come si dice effettivamente. Dove siamo? Marettimo. Siamo a Cala del Finocchio e Betty è all'ancora, come sempre, e io riprendo. Questa settimana mi hanno assunta come videomaker. Speriamo in un buon risultato, se no mi licenziano. Dopo la nebbia di questa mattina, che sinceramente stavo pensando ma dove ci portano, e invece guardate che sole hanno fatto uscire. Mauro e Betty la sanno lunga. Oddio, ok. Guardate che acqua spettacolare. E adesso diamo ancora in questa meraviglia. Quindi abbiamo dato 30 metri. Abbiamo dato 30 metri di ancora, di catena più che altro, e adesso ci godiamo la giornata, il pomeriggio qua.
in questa baietta del Finocchio che è stupenda. Bagno Giada, che dici? Lo vuoi Sì. fare a questa temperatura di acqua che è freschetta, eh? Assolutamente sì, adesso ci si tuffa. Vai! Che spettacolo! Cala Finocchio. Forse per me una delle più belle calette di Marettimo. Il colore dell'acqua è meraviglioso. Peccato la temperatura sia leggermente freschina oggi. Facciamo vedere il colore dell'acqua. Cosa ne dite? Siamo quindi arrivati a Marettimo, quella che secondo noi è la più wild delle isole Egadi, la più selvaggia. È veramente molto molto carina, ci piace da morire, oltre ad avere dei luoghi dove poter fare il bagno che sono veramente deliziosi, tra il rumore del mare e il canto dei gabbiani. Quindi adesso è ora del bagnetto. Vediamo, perché l'acqua è molto fredda. Purtroppo alcune giornate precedenti, dove il maestrale ha picchiato un po' duro, hanno raffreddato molto l'acqua superficiale, quindi vedremo cosa riusciremo a fare. Non è fredda, si sta benissimo. Qua ma c'è il ghiaccio, ci sono dei cubetti di ghiaccio. Allora, pranzo in tavola. Pronti a mangiare? Cioè, con tutta questa roba buona. Abbiamo un po' di lonzino col parmigiano, fagiolini, insalata, pomodori, burrate. E per ora ci basta. Buon appetito. Buon appetito. E guardate un po' dove stiamo arrivando. Dopo una sosta a Cala Finocchio, un posto meraviglioso con un'acqua turchese bellissima. Ora entriamo nel paesino di Marettimo, ci fermiamo in porto questa notte così abbiamo la possibilità di vedere con calma il paesino e farlo vedere ai nostri amici. Benvenuti a Marettimo! Abbiamo conosciuto anche Pippo, che è un'istituzione qui a Marettimo per le escursioni in barca, per la pesca, un po' di tutto.
carine qua, che oltre al numero hanno le piastrelle con le maioliche disegnate, carine, che indicano la famiglia ovviamente. Quello che abbiamo visto nei murales dipinti, i bambini questa sera lo presenteranno dal vivo in questa scenografia che è stata allestita appositamente per loro qua. Che carino, guardatela. Marittimo, proprio questa. E dove siamo noi adesso? In questo momento siamo qui. Da questa terrazza siamo a cena. Bravi! Ciao,